nella scorsa puntata di Disegnando la Spagna. Dopo un dolce risveglio, con le idee ancora confuse, il nostro viaggiatore cambia percorso e si dirige verso le montagne, dove conosciuto Marco e un simpatico gruppetto, visita il posto in cui vive e decide di fermarsi per qualche giorno, con l'intento di costruire cose. Ragazzoli miei, buongiorno. Qui dentro abbiamo bisogno di una luce. Sì, ci vuole una luce. Chissà se il nostro giovane e pimpante Marco si è svegliato. Eccolo qua, fermo. Buongiorno Marco. Ehi, buongiorno. Aia. Siamo ancora qui con il nostro caro Marco che sta andando in bagno. E niente, ho deciso di restare qui, come già vi dicevo, qualche giorno perché voglio dargli una mano a sistemare un po' il punto dove lui sta alloggiando. A questo piccolo pezzo di terreno, lui vive in alcune piccole grotte che si trovano qui sotto e ci sono dei piccoli lavori da fare, quindi niente, gli facciamo compagnia per un po', cerchiamo di aiutarlo nel miglior modo possibile e oggi iniziamo con il pollaio. Praticamente il nostro caro Marco ha delle galline che sono alquanto meschine, quindi almeno quando lui non c'è bisogna comunque tenerle chiuse da qualche parte per una sicurezza personale, e quindi abbiamo deciso di realizzare un pollaio che verrà fatto al piano di sopra, dove Marco ha già iniziato a prepararlo e adesso ve lo mostro. Ok, eccolo qua, praticamente ha creato una specie di struttura giusto per tenere all'interno le galline. Quindi questo sarà il posto delle galline, però quello che io vorrei fare è eliminare ciò che Marco purtroppo ha creato ed utilizzare dei materiali di riciclo per creare qualcosa di molto più semplice, più facile anche da smontare e da tenere pulito. Sarà leggermente più piccolo, però dovrebbe andare bene. Per fare ciò praticamente utilizzeremo quella vecchia struttura del gazebo. C'è questo piccolo gazebo che ormai ha il tessuto completamente strappato, rovinato, però la struttura è ancora molto buona e quindi prenderemo la struttura, la porteremo su e avvolgeremo il tutto, chiuderemo il tutto, poi con un nuovo telo e tutto quello che serve. Ci creiamo una porta che dovrebbe andare più che bene, raga, sono poche galline. Alla fine è solo per tenerle lì al sicuro, poi ovviamente le aprirà, le farò uscire. Andiamo a comprare quello che ci serve, mettiamoci al lavoro e vediamo che ne viene fuori. Siamo pronti, campione? Sì. È arrivata la pioggia. 2. Sì, dai, che il tempo è dalla nostra parte. Guarda te. Vedi che è dalla nostra parte? Marco voleva la pioggia e la pioggia è quasi arrivata. Quasi. Non abbiamo poco tempo a disposizione, non abbiamo proprio tempo, ragazzi, sono sicuro che la prendiamo. Comunque adesso inizio i nostri lavori, perché non abbiamo tanto tempo a disposizione. Marco va a fare dei servizi importantissimi e poi ci raggiungerà a breve. La prima cosa da fare è demolire tutto ciò che il nostro caro Marco ha fatto. Forse è un bene che lui non ci sia. Raga, iniziamo subito il nostro lavoro, smontiamo tutto e vediamo che ne viene fuori. Demoliamo tutto. Che aspetta.
bel po' di casino qua. Mamma che bel Paulet qua. Oh, yes. Ce l'abbiamo fatta. Ho pulito tutto. Ho rimosso la recinzione che ha fatto il nostro Marco. C'è un po' di immondizia, raga, per ora l'ho accumulata così, poi appena possibile bucciamo il tutto e niente, direi che possiamo iniziare il nostro progetto per il pollaio. Scendiamo giù, smontiamo il gazebo, lo portiamo su e via. Wow, che macello, porca miseria. Oh. Mamma mia. Allora, come lo rimuoviamo? Da qua. Mi devo fermare un attimo, sta diluviando. Mannaggia la miseria, mannaggia. Aspettiamo qualche minuto, vediamo se si calma e poi riprendiamo. Abbiamo smontato il gazebo e l'ho portato già su, quindi adesso non mi resta che installarlo in quel punto. L'idea è questa, appunto, di installarlo in quell'angolo e poi vedere se riusciamo a creare anche una specie di spazio per far uscire le galline. Se abbiamo tempo lo facciamo. Mamma mia, quanto spazio, quanto spazio. Avranno un sacco di spazio già all'interno le nostre galline, staranno proprio bene. Copriamo il tutto. Ho un'idea. Mamma mia, sto vento non di scatole. Fermo qua. Più o meno sta prendendo forma, ragazzuoli. Guardate qua, abbiamo la cupola, così non si forma l'acqua. E abbiamo quasi chiuso una parete e più o meno anche l'altra. Avanza un po' di spazio sotto, però pensavo di fare delle buche e di mettere proprio i piedi della struttura all'interno del terreno, così siamo sicuri che il vento non la faccia volare via. No, vabbè, non è che devo togliere il telo? Ho paura che dovrò togliere il telo per ora. Devo prima fissarlo ovunque, altrimenti non andrà mai bene, farà sempre questo movimento un po' strano. Porca miseria. Sì, vabbè. No, mo si apre, si apre. Faccio così, tolgo il telo, inizio a scavare le buche, fisso il tutto nel terreno e poi metto di nuovo il telo. Al massimo vado giù di 50 cm da ogni parte, vediamo se basta. Un casino qua. Naccia. A posto, basta.
Ah, stufato, che caspita. Forse è una malsana idea. Dato che dovrei scavare un 50 centimetri, perché non piego il primo pezzettino dell'asta? Tac! Sì, ora sì che si ragiona, sì. Ah, tanto mazzo. Niente, raga. Mi sa che mi devo fermare perché con sto vento non riesco a fissare il tetto su tutte le aste. Una volta fissato dovrebbe essere ben teso e quindi non ci dovrebbe essere più problemi. Però mi devo fermare perché il vento ogni volta mi sposta il tutto ed è un casino riuscire a prendere bene le misure. Mannaggia. Ah, che rottura. La cosa che potrei fare sarebbe anche metterci dei bancali come contorno per rinforzare il tutto. Non sarebbe una cattiva idea. Vediamo appena si calma un po' il tempo che cosa riusciamo a fare. Così proprio non si può. No. Oh, piccoline. Abbiate un attimo di pazienza, mannaggia, poverine, stanno cercando anche loro il riparo. Porca miseria. Va bene. Beh, all'interno. Oh, all'interno è asciutto. Ha tenuto bene. Mi sarebbe piaciuto finirlo oggi, però così non si può. Mi dispiace lasciare il tutto così come sta, anche perché ovviamente, raga, visto così è una schifezza. Marco è tornato e Marco ha una brutta notizia. Sì, Purtroppo non sono riuscito a finire il pollame. Mi servi tu? era tutta una fuffa, Ecco qua. tutto chiacchiere distintivo. Anche 2 gocce d'acqua, solo 2 gocce, con 2 gocce d'acqua. Domani lo finiamo insieme, va bene? Sì, sì. Andiamo per la tenda. Purtroppo ci sono delle belle finestre, c'è una finestra, una sola, ed entrano un sacco di zanzare e io voglio dormire bene. Mai vista prima una tenda sul letto. Scarica la batteria, porca miseria. Almeno così siamo sicuri di dormire come si deve. Mamma mia, sono stanchissimo. Niente, adesso riposo un po', tra qualche ora ci svegliamo e continuiamo il nostro lavoro. A dopo. Ragazzoni miei, buongiorno. Non so se Marco sia tornato oppure no, ma qui non c'è. Da come ho capito oggi iniziava un altro lavoro, quindi è capace che sia già andato lì e quindi niente, mi sa che siamo di nuovo soli, ma va bene così, non c'è vento, non c'è pioggia, quindi possiamo continuare il nostro lavoro e vediamo di finire sto benedetto pollaio. Allora, fammi vedere dove eravamo rimasti. Mamma mia. E qua. Ok. Sono pronto ad iniziare il lavoro che abbiamo lasciato ieri. Praticamente oggi voglio provare a fare una cosa diversa. Voglio provare ad incastrare i bancali come cornice, così siamo un po' più sicuri che il tutto rega come si deve. Va fanno mazza. Ok, vabbè. Iniziamo.
Ci siamo, abbiamo messo il telo e ragazzuoli, lo spazio è tantissimo all'interno, quindi ci possiamo fare un sacco di cose e questo più o meno è il risultato per ora. Non mi resta che fissare proprio per bene il tutto in modo che non si muova di 1 centimetro e dovrebbe più o meno andare bene, spero. Questa è una botta da vento e vola via lì, ciao! Direi che è arrivato il momento di posizionare la porta e vediamo un po' se riusciamo a fare una cosa decente. Sarà un po' un problema. Ok, è andata. Oh. E 2. Oh. Ho trovato questo giù e lo possiamo utilizzare per coprire qua. Ancora qualche gallina fa qualche salto e se ne esce da qui, dato che c'è delle galline abbastanza pazze. Questo aiuterà anche a non far entrare tanto vento all'interno, così abbiamo una maggiore sicurezza che non se ne voli via. Comunque sia, raga, è fissata benissimo al terreno, non benissimo, però abbastanza bene. Il telo è bello tirato, ho provato a muoverlo, non si muove la struttura, quindi dovrebbe resistere senza problemi al vento, spero. Gira, aspetta. Ma se ci va giusto. Ma che l'hai calcolato col millimetro? Allora, sai che L'hai fatto col centimetro? ogni cosa che faccio, quando metto poi le cose dentro, ci stanno sempre Quando meno te l'aspetti entra tutto perfettamente. Abbiamo finito? Ah, che ne dici? Top. Ti piace? Meno male. Il nostro caro Marco è tornato e mi ha dato una mano a salire questo mobilone che volevo riciclare appunto per le nostre piccole galline, così possono stare comode sotto, fanno le loro uova e hanno tutto il posto dove stare. Questo è il nostro pollaio coperto, è altissimo, è gigantesco e ha una particolarità, prima di tutto, che abbiamo lasciato sotto tutto completamente aperto intorno, ci sono comunque bancali che chiudono il tutto. Ho messo questo telo qui davanti, non l'ho fissato perché così lo possiamo alzare per far entrare un po' d'aria, però è utile per il vento, forse ne metteremo anche uno qua, non lo so. E niente, questo è Marco, è il gallo, il galletto. Il tutto è stato fissato abbastanza bene al terreno, non si muove niente, io credo che resisterà al vento, dai, che caspita.
Ma io penso almeno 7-8 giorni Resiste. Dai, almeno questo è l'importante. Il tempo giusto per far vedere che l'abbiamo fatto. Poi esatto. dopo. No, dai. No, dovrebbe. Resiste, deve venire. Vabbè, qui siamo abituati al vento fortissimo. Mhm. Moltissimi, siamo nel Pacifico e si chiama l'isola del vento. Però dovrebbe si nota tenersi. che è potente. Dico, se viene un vento impossibile vuol dire che si porta via anche l'altra mezza isola. Sì. Non è che- Dai, una volta chiuso non ci il tutto, lamentiamo. una volta chiuso il tutto, che non facciamo entrare aria, che non fa l'effetto mongolfiera, questo non dovrebbe volare via. Abbiamo occupato molto meno spazio rispetto al primo pollaio che volevi fare. Abbiamo ancora tutto questo spazio libero dove le galline usciranno a punzecchiare quello che vogliono, però l'importante è avere un pezzettino chiuso, perché proprio qualche minuto fa è entrato un cane che non si sa di chi era, e quindi questo è un grande problema delle galline sempre libere quando Marco non c'è. Almeno così, quando lui non c'è le chiude lì, lo spazio ce l'hanno, li mette da mangiare, poi quando torna apre e hanno tutto lo spazio per punzecchiare e girare. Ti piace, Marco? Bello, bellissimo, grazie. Hai visto? 5 ore di lavoro in totale. Grazie. Adesso c'è una cosa da fare però. Eh. Dobbiamo prendere. Aspetta. Ok. Dobbiamo prendere le. Galline! Ecco qua. Ci Dobbiamo? proviamo? Dobbiamo. Oh, io devo preparare il pranzo nel Mm, mentre. no. Facciamo una prova, se ci riusciamo è bene, se no le lasciamo stare dove stanno, poi stanotte le prendiamo Va quando bene. dormono, va bene? Dai. Co. Loro sono molto vuoi farlo col telo? Sì, Facciamo prova. la figura dei pescivendoli che Fa niente, vedi lui è d'accordo. Allora, vuoi fare. Allora poi facciamo una prova come farei io? Va bene, però prima si fa come dico io. Va bene. Dai, prendi il telo bianco. Prendiamo il telo bianco. Co. Guarda. Co. Tu nasconditi che. Questo le freghiamo. Co. Il gatto guarda. Il gallo è più. Allora, io ci sono, se tu fai. Vai! Però, no! Ah, ne ho presa una però. Ah, eccoci. Ah, ok. Bella che sei, vieni qui. 1, 2, 3. No. Guarda, vai lì. No. Aspetta. Vai a chiudere la rete del Mhm. pollaio. Guarda là. Anche le altre due devi mettere. Siete in trappola. Vabbè, ti passo una gallina anche prima se capita. Ti butto una. Presa? Opla, ecco qua. Abbiamo fatto un pollaio utilizzando solo un telo comprato. Abbiamo speso 14 euro e utilizzando tutto il materiale di recupero che avevamo intorno. Ovviamente si poteva realizzare qualcosa di 1000 volte meglio, però raga, 5 ore di lavoro. Purtroppo i minuti contati, non posso stare tanti giorni, quindi non posso mettermi a studiare le strutture che devo fare, cose che dobbiamo fare. È tutta una cosa via, veloce. E va bene così, l'importante è la funzionalità. Ci sta. Oh, c'hanno un pollaio gigantesco, altissimo, areggiato. C'hanno tutta la parte sotto aperta. 2 entrate qua, due porticine piccole e grandi. E fissatissimo il terreno. C'hanno pure il posto dove fare uova. Meglio di così. Stavo dicendo. Sono soddisfatto. Sono No, che ti sei già appoggiato con la mano vuol dire che hai fiducia nella struttura. Sì. No, ma io la sto tenendo. No, raga, dai. È va, stupendo. Va benissimo. A Che prova di terza guerra mondiale. con 2 materiali riciclati è venuta proprio una bella cosa. Raga, è gigantesco per le galline, è gigantesco. Adesso le lasciamo stare qualche giorno qua, così capiscono che questo è il loro rifugio. Poi finalmente anche questa porta di giù si potrà aprire e potranno essere di nuovo libere e spensierate a mangiare tutti gli insetti che vogliono. Abbiamo finito. Allora, il pollaio è stato sistemato, poi nei prossimi giorni faremo qualche altra modifica, vediamo un po' se escono dei difetti, spero tiri un po' di vento per capire se regge bene, ma raga, secondo me
dovrebbe reggere abbastanza bene. E domani iniziamo altri lavori dove possiamo, c'è tanto da fare, purtroppo non ho molto tempo a disposizione, quindi sarà tutto fatto molto di fretta e furia, tutto molto riciclato, veloce, non tanto studiato, però almeno per iniziare dovrebbe andare bene. E quindi niente, adesso ci riposiamo un attimino. Marco a breve andrà a lavorare di nuovo, il nostro caro Marco. Quindi after hour io, senza... E quindi ragazzoli miei, io vi saluto, Marco vi saluta, e se anche quest'altro video vi è piaciuto non dimenticate di mettere un mi piace, di condividere il video che è importantissimo e di iscrivervi al canale se non siete iscritti. Se volete assistermi lo potete fare anche abbonandovi al canale, dove riceverete dei contenuti extra. Io vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!